Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire i Vulcano Pro 4, nuovi diffusori di casa Vulcano che si affacciano al mondo del home recording. Sono infatti dei piccoli monitor da studio che si inseriscono facilmente sulla nostra scrivania vicino al computer e ci permettono di migliorare di molto l'audio del nostro PC, ma sono anche un ottimo punto di partenza per chi cerca dei primi monitor da studio economici per iniziare a produrre musica. Prima di iniziare con l'unboxing, come al solito, ti ricordo che se sei interessato a recensioni di prodotti audio e in prodotti hi-fi come diffusori, amplificatori e in questo caso anche monitor da studio, ti consiglio di iscriverti al canale così da non perderti le prossime recensioni. Per te è un semplice click, ma per me è un grande stimolo per continuare questo progetto. Come al solito ci tengo a precisare che il prodotto mi è stato inviato dall'azienda Vulcano per testarlo e farne una recensione. E ci tengo inoltre a precisare che le mie recensioni saranno comunque sempre imparziali. Possiamo finalmente partire con l'unboxing. I diffusori arrivano in questa scatola marchiata Vulcano che presenta anche il disegno stilizzato dei diffusori. Andiamo a tagliare il nastro che sigilla la scatola, stando attenti a non affondare troppo la lama per evitare di danneggiare i diffusori. Una volta aperta la scatola, all'interno troviamo una busta con all'interno il manuale delle istruzioni. Poi troviamo due sacchettini che contengono del materiale che va a assorbire l'umidità. Andiamo poi a rovesciare la scatola e a sfilarla dall'altro in modo da liberarne il contenuto. Troviamo una piccola scatoletta che penso contenga gli accessori che andremo a vedere in seguito. E poi ben protetti troviamo i due diffusori. Sono infatti protetti da una schiuma poliuretanica che li tiene in posizione e fa sì che non si urtino. E sono inoltre poi protetti anche da due sacchetti di plastica che andiamo subito a sfilare. Vediamo ora invece cosa è contenuto all'interno della scatola degli accessori. Per prima cosa troviamo un cavo da mini jack stereo da 3.5 mm a una coppia di RCA, un cavo di alimentazione bipolare e poi troviamo il classico cavo che siamo abituati a vedere nei diffusori Vulcano che serve a collegare tra di loro i due diffusori. Andiamo ora ad analizzare la parte anteriore dei diffusori. Possiamo subito notare i due tweeter da 1 pollice realizzati con cupola in seta e sono anche completamente incassati all'interno del frontale, non abbiamo infatti nessuna vite a vista. Stessa cosa vale anche per i due woofer che sono da 4 pollici, quindi 11,5 cm, che anch'essi sono totalmente incassati dietro al frontale, quindi non abbiamo nessuna vite a vista e ciò giova molto nell'aspetto estetico dei monitor. Il diffusore di destra, che è il diffusore principale, presenta inoltre un ingresso AUX, un'uscita cuffie, entrambi su connettori mini jack da 3.5 mm, un piccolo schermo da cui andiamo a rimuovere ora la protezione, un tasto che ci permette di attivare o disattivare una curva di equalizzazione, infine il potenziometro per la regolazione del volume che premendolo una volta ci permette di accendere i diffusori, premendolo nuovamente ci permette di cambiare i vari ingressi. Possiamo infatti vedere sul monitor che compare l'ingresso attivo. In particolare su questo diffusore abbiamo la possibilità di collegarci con Bluetooth, ingresso AUX, ingresso RCA classico sbilanciato, ingresso jack TRS bilanciato e ingresso ottico. Il tasto vicino al potenziometro ci permette di attivare o disattivare una curva di equalizzazione preimpostata nei diffusori. Passiamo ora a vedere la parte posteriore dei diffusori. Non l'ho specificato prima, ma i diffusori sono realizzati completamente in legno, non in plastica. E guardando il lato posteriore dei diffusori ci salta subito all'occhio che i due diffusori non sono identici, ma abbiamo un diffusore principale al quale vengono collegati tutti gli ingressi e un diffusore secondario che viene semplicemente collegato al diffusore principale tramite l'apposito cavo che viene dato in dotazione. Il diffusore principale è il diffusore di destra. Avrei preferito ci fosse stato un piccolo switch per poter cambiare la destinazione dei due diffusori, cioè andare a invertire i due canali. Questo perché potremmo avere una situazione in cui sarebbe molto più comodo mettere il diffusore principale che va collegato a tutti gli ingressi e anche all'alimentazione della corrente, magari a sinistra del nostro computer. Oppure in una situazione in cui una persona mancina si trovi meglio ad utilizzare il diffusore principale che ha anche il controllo del volume appunto a sinistra del nostro computer. Una piccola mancanza, ma visto il costo dei diffusori possiamo tranquillamente passarci sopra. Andiamo quindi ad analizzare la parte posteriore del diffusore principale. Notiamo un potenziometro per il controllo dei toni alti e uno per il controllo dei toni bassi. Poi abbiamo i due ingressi con jack TRS. Il jack TRS non è altro che un jack da 6 mm, quindi per capirci il jack grande, che ha però due anelli isolanti.
Esistono infatti due tipi di jack, i jack detti impropriamente sbilanciati, che sono i jack che hanno un solo anello isolante, quindi abbiamo due conduttori, la punta e la massa, e abbiamo poi invece i jack TRS che hanno tre conduttori, la punta, un piccolo spazio fra la punta e la massa e la massa. Questo tipo di connettori jack viene spesso utilizzato per portare segnali stereo, come ad esempio banalmente un segnale per delle cuffie, oppure viene utilizzato per trasportare segnali bilanciati. Ora non è a scopo di questo video spiegare cos'è un segnale bilanciato, ma basti capire che è un segnale che viene utilizzato nel mondo professionale perché è più immune alle interferenze e ai disturbi rispetto al segnale sbilanciato classico che viene utilizzato in ambito domestico. Quindi se noi abbiamo una sorgente con uscita bilanciata, che possa essere un XLR Canon oppure un jack TRS come in questo caso, possiamo tranquillamente collegarla con dei cavi adatti a questo diffusore. Abbiamo poi il classico ingresso sbilanciato su connettori RCA e anche un comodissimo ingresso ottico che ci permette di collegarci direttamente al PC o addirittura al monitor del PC se il nostro PC non ha disponibile un'uscita ottica, e quindi fare a meno di schede audio e DAC e collegarci direttamente al computer. È una cosa che pochissimi diffusori professionali hanno, ma che rende il nostro setup molto più economico, visto che non abbiamo bisogno di un'ulteriore scheda audio, e anche meno ingombrante sulla nostra scrivania. Abbiamo poi l'ingresso per la rete elettrica. A differenza di tutti gli altri diffusori Vulcano, qui l'alimentatore è integrato all'interno dei diffusori. Infine troviamo il connettore che è presente su entrambi i diffusori, che permette con il cavo in dotazione di collegarli entrambi. Prima di andare a sbudellare i diffusori per vedere come sono fatti all'interno, andiamo a vedere brevemente le specifiche tecniche che dichiara la Vulcano per questi diffusori. Viene dichiarata una potenza di uscita di 30 watt per 2 per quanto riguarda, presumo, le basse frequenze, e 10 watt per 2 presumo per il tweeter. Abbiamo un rapporto segnale-rumore maggiore o uguale a 85 decibel con pesatura A. In realtà il rapporto segnale-rumore è un dato che non viene mai dichiarato nei diffusori. Posso dirvi comunque che sono molto silenziosi, infatti anche posizionati sulla scrivania a 1 metro di distanza dalle mie orecchie non riesco a sentire alcun rumore proveniente dal diffusore, il che è veramente ottimo. Risposta in frequenza dichiarata a 50 Hz, 20 kHz, andremo poi nella parte di misurazioni a vedere se questo è vero. Poi ci viene indicata la sensibilità d'ingresso che è di circa 600 mW per l'ingresso sbilanciato e di circa 2 volt o 2,5 volt per l'ingresso bilanciato TRS. Abbiamo i woofer da 4 pollici, il tweeter da 1 pollice in cupola in seta, connessioni, quindi tutto ciò che ci possiamo collegare sono TRS, AUX ottico, RCA, Bluetooth, cuffie e cuffie con ingresso da 3,5 mm. Abbiamo la possibilità di attivare un'equalizzazione e le dimensioni sono 142 mm x 178 mm x 230 mm, che sono veramente molto compatti. Il peso è di 3,86 kg, penso si intenda il peso della coppia di diffusori. Andiamo ora a sbudellare il diffusore per vedere come è fatto l'interno. Vado quindi a svitare tutte le viti presenti sulla parte posteriore del diffusore principale. Posso andare a sfilare il pannello posteriore e vedere come è fatta all'interno la cassa. Vediamo che sul pannello posteriore è ancorato ovviamente il tubo reflex, che è ben isolato in modo che non abbia delle vibrazioni. Abbiamo poi la scheda di amplificazione, che è quella verde, e buona parte della scheda è coperta da questo contenitore in plastica che è sigillato, e questo fa sì che non ci siano delle perdite d'aria tramite i connettori d'ingresso. Anche questa è un'ottima cosa, che per delle casse così economiche non è così scontata. E poi abbiamo un'altra piccola board di colore blu coperta da una plastichina nera, che è la parte di alimentatore. È un alimentatore ovviamente switching ed è coperto da quella plastichina nera per garantire maggior sicurezza nel caso uno vada a smontare il diffusore con il diffusore ancora collegato alla rete elettrica, cosa che vi sconsiglio assolutamente di fare. Andando a vedere più da vicino la board di amplificazione, almeno la parte visibile, possiamo notare due chip della ESMT, che sono due amplificatori in classe D. In particolare quello a sinistra è un amplificatore 2 canali da 25 watt per canale, che presumo sia quello che si occupa della parte di amplificazione dei tweeter, mentre il secondo a destra più grande è un amplificatore da 2x40 watt, che è quello che si occupa, presumo, della parte di amplificazione dei woofer. Abbiamo quindi una biamplificazione
il che è davvero ottimo, soprattutto una cosa che non si vede su diffusori di questo prezzo. Solitamente, cosa che succede anche per il Vulcano A4, questa tecnologia non viene utilizzata, ma viene utilizzato un semplice amplificatore stereo. Il grande vantaggio della biamplificazione su questi diffusori molto economici è che grazie alla biamplificazione vengono utilizzati dei filtri crossover attivi prima appunto degli amplificatori. Ciò permette all'amplificatore del tweeter di fare solo le frequenze per il tweeter e all'amplificatore del woofer di amplificare solo le frequenze per il woofer. Quando non è presente la biamplificazione su prodotti così economici, ma gli altoparlanti vengono filtrati in modo passivo, come avviene con i filtri crossover dei normali diffusori passivi, ma su prodotti così economici spesso troviamo un solo condensatore in serie al tweeter che lo protegge praticamente per far sì che non si distrugga in poco tempo. Sul woofer invece non è presente nessun componente, il che fa sì però che la qualità ne risenta molto. In questo caso invece dove abbiamo la biamplificazione ci togliamo completamente questo problema e abbiamo dei filtri attivi prima degli amplificatori, il che, ripeto, veramente ottimo per questa fascia di prezzo. Come possiamo vedere, dietro i due amplificatori abbiamo due piccoli dissipatori che permettono di dissipare il calore generato appunto dagli amplificatori. Notiamo poi che tutti i cablaggi sono rivestiti di una specie di spugnetta. Anche questa è un'ottima cosa perché previene infatti che eventuali cavi che siano in contatto fra di loro o con il mobile del diffusore potrebbero creare delle vibrazioni che si possono poi sentire quando il diffusore suona. Andiamo a vedere invece l'interno della cassa. Possiamo vedere il magnete del woofer che è di ottime dimensioni se teniamo conto appunto del diametro del cono, e possiamo vedere che il tweeter praticamente non si vede perché è totalmente incassato all'interno del frontale. Abbiamo solo il cavo che esce, che è isolato con una specie di colla appunto per far sì che non ci passi l'aria. Quindi a livello costruttivo possiamo vedere anche appunto il legno che è di generoso spessore, e devo dire che per il prezzo che vengono proposti questi diffusori la qualità costruttiva per il mio è veramente ottima e supera di lunga le mie aspettative. Siamo giunti ora alla parte delle misurazioni di questi diffusori e andiamo quindi a vedere la risposta in frequenza che ho rilevato di questi diffusori. Per prima cosa andiamo a vedere la risposta in frequenza del diffusore principale, quindi quello di destra, misurato in un ambiente completamente aperto, quindi non abbiamo nessun tipo di risonanza della stanza, ma abbiamo appunto la risposta in frequenza del diffusore da solo. Possiamo vedere che il diffusore è completamente in banda fino a 70 Hz, quindi vuol dire che è totalmente lineare fino a 70 Hz, ma riesce a raggiungere tranquillamente anche i 50 Hz con circa 10 decibel di attenuazione, forse anche un po' meno. Teniamo presente però che quando andremo ad inserire questo diffusore in una stanza, specialmente se la stanza non è molto grande, la parte bassa verrà aiutata appunto dalla risonanza della stanza e dalle pareti, quindi avremo un aumento sostanziale della parte attorno ai 50-60 Hz, quindi verosimilmente in una stanza normale i diffusori riusciranno a scendere tranquillamente fino ai 50 Hz. Io vi propongo sempre misurazioni effettuate all'aperto per darvi un metro di riferimento, in modo che potete anche paragonare le risposte in frequenze di diffusori diversi. Per quanto riguarda il resto della banda, invece, abbiamo che il diffusore è molto regolare, fino a 2 kHz diciamo che stiamo in un range di circa più o meno 3 decibel, il che è veramente ottimo, e poi abbiamo che il tweeter è leggermente in evidenza rispetto al resto della gamma di circa un 2-3 decibel. Se vogliamo ottenere una risposta molto più lineare della parte alta delle frequenze ci basterà attenuare di circa 2-3 decibel il controllo di toni degli alti e andiamo ad ottenere quindi una risposta di suono molto più lineare. Vediamo inoltre che per quanto riguarda l'estremo acuto a 20 kHz siamo ancora totalmente in banda e il grafico prosegue anche oltre. Purtroppo il mio sistema di misura non riesce ad arrivare così avanti nelle frequenze, però possiamo dire che a livello di risoluzione sulla parte delle altre frequenze direi che abbiamo un ottimo risultato. Anche per quanto riguarda l'omogeneità della risposta in frequenza, tenendo conto appunto di poter intervenire sul controllo di toni ed abbassare di circa 2 decibel il tweeter, nell'ottica di utilizzare questi diffusori come monitor da studio possiamo dire che ci siamo. La risposta in frequenza è molto lineare ed omogenea e secondo me si adattano molto bene per questo tipo di utilizzo, ovviamente tenendo sempre conto del prezzo a cui vengono proposte. Ovviamente se andiamo su un monitor da studio di alto livello o anche medio livello che costano 3 volte, 4 volte questi diffusori, la risposta in frequenza sarà più lineare.
Sono andato poi a misurare il diffusore di sinistra, posizionandolo all'incirca nella stessa posizione dove era il diffusore di destra, e possiamo vedere che praticamente i due grafici si sovrappongono quasi totalmente. Abbiamo delle leggere differenze attorno ai 2 kHz e sul livello del tweeter, ma potrebbero essere delle leggere differenze introdotte dal fatto che non posso posizionare esattamente il diffusore nello stesso identico punto al millimetro di quando ho misurato il diffusore di destra. Però possiamo vedere che praticamente attorno ai 200 Hz, 300 Hz sono totalmente sovrapponibili, quindi non abbiamo una resistenza introdotta dal cavo di collegamento fra i due diffusori che va a abbassare il livello del diffusore di sinistra. Anche qui quindi un ottimo risultato, i due diffusori sono praticamente, si possiamo dire, identici. Sono andato poi a misurare anche il comportamento fuori assi del diffusore, quindi mi sono spostato col microfono dal fronte del diffusore di prima 15 gradi, possiamo vedere la curva gialla, 30 gradi la curva blu e 45 gradi la curva arancione. Il comportamento dei diffusori al variare appunto di questa angolazione di solito è appunto la perdita delle alte frequenze. Questo perché le alte frequenze sono molto direttive e quindi si tendono a perdere quando andiamo a perdere inclinazione rispetto al diffusore. Qui possiamo vedere che sì, sui 45 gradi e 30 gradi andiamo a perdere parecchie delle altre frequenze, ma diciamo che questa cosa ci viene un po' incontro. Se non vogliamo andare ad abbassare il controllo di toni alti, ma andiamo semplicemente a posizionare i diffusori paralleli, diciamo, allo schermo del nostro computer, e noi abbiamo praticamente un'inclinazione di circa 15-30 gradi, dipende un po' dalla distanza a cui siamo dal monitor del PC. Quindi già tenendo i diffusori completamente paralleli alla parete e senza intervenire sul controllo dei toni, vediamo che otteniamo una risposta quasi totalmente lineare. Oltre al fatto che in questa posizione i due diffusori risultano molto meglio integrati nella nostra postazione rispetto a quando vengono orientati verso le nostre orecchie. Quindi potrebbe anche essere che la scelta dei progettisti di Vulcano sia stata quella di rendere i diffusori lineari quando vengono posizionati paralleli alla parete di fondo e non posizionati verso le nostre orecchie. Dobbiamo sempre tenere presente però che non possiamo addossare i diffusori alla parete di fondo, ma dobbiamo lasciargli almeno un 10-15 cm per far sì che il reflex possa sfogarsi senza creare delle turbolenze. Sono andato poi a misurare anche l'uscita cuffie, visto che è un'opportunità veramente interessante per chi utilizzerà questi diffusori come monitor da studio o anche per chi vuole semplicemente collegarci delle cuffie e quindi andare a sentire l'audio del PC attraverso le cuffie. Sono andato a misurare appunto la risposta in frequenza, che come vediamo non è super lineare, abbiamo una specie di oscillazione attorno ai 200, attorno ai 300 e ai 500-600 Hz. In particolare attorno ai 300 Hz abbiamo circa più 1 decibel, mentre a 600 Hz abbiamo meno 1 decibel, quindi abbiamo delle oscillazioni ma nell'ordine di 1 decibel, quindi poca roba. La risposta in frequenza arriva a 40 Hz con un'attenuazione di meno 1 decibel e arriva a 20 Hz con un'attenuazione di circa 6 decibel. Quindi una risposta in frequenza sulle bassissime frequenze che è un po' attenuata, mentre arriviamo alle altre frequenze a 20 kHz con un picco attorno ai 21 kHz. Quindi una risposta in frequenza secondo me che va benissimo se vogliamo utilizzare le cuffie per montare video oppure come monitor veloce, diciamo, per quello che stiamo facendo al computer. Non la utilizzerei come uscita cuffie principale per ascoltare la musica. Veniamo ora alle note d'uso ed ascolto. Per quanto riguarda le note d'uso, questi diffusori sono veramente molto versatili e comodi, soprattutto se abbiamo intenzione di utilizzarli come monitor da studio o come altoparlanti da PC per migliorare il suono del computer. Io personalmente li ho inseriti nel mio setup di montaggio video e mi sto trovando veramente molto bene. Infatti hanno sostituito le Vulcano A4 che, nonostante suonino comunque molto bene, perdono però su 2 punti rispetto a queste Pro 4 nell'utilizzo appunto come monitor. Il primo è che le Vulcano A4 sono un po' meno lineari, hanno i medi che sono leggermente arretrati, quindi abbiamo un suono più piacevole, diciamo, per l'ascolto di musica, perché abbiamo i bassi e gli alti leggermente enfatizzati rispetto ai medi, un po' meno però quando abbiamo bisogno di ascoltare dialoghi o appunto andare ad ascoltare un suono il più lineare possibile. Un altro punto a favore dei Pro 4 è appunto la possibilità di utilizzarli senza il telecomando, anzi non abbiamo un telecomando in dotazione e non è possibile utilizzarli tramite un telecomando, ma abbiamo appunto il potenziometro del volume che ci permette di controllare anche gli ingressi direttamente
direttamente sul diffusore, e quando andiamo ad utilizzare questo diffusore su una scrivania vicino al PC, questa è la cosa ottimale. Infatti io prima utilizzavo le A4 con il loro telecomando, ma tutte le volte dovevo prendere in mano il telecomando, puntare il telecomando, regolare il volume. Invece qui in un secondo prendo il potenziometro, cambio ingresso, cambio il volume, ed è veramente molto comodo e subito a portata di mano, e questo è veramente un'ottima cosa, un vero plus. Si vede che questi diffusori sono proprio studiati per questo tipo di utilizzo. Per quanto riguarda invece il suono, devo dire che mi ha davvero stupito. Infatti, a patto di attuare dei piccoli accorgimenti come la riduzione dei toni alti di circa -2 decibel, oppure il posizionamento dei diffusori paralleli alla parete, rendono il suono di questi diffusori veramente molto lineare e bilanciato. I bassi sono molto profondi per la dimensione del diffusore e la dimensione appunto del cono. Sono anche abbastanza controllati, non eccessivamente. Dobbiamo stare molto attenti però al posizionamento di questi diffusori, infatti provvisti dei piccoli disaccoppiatori in gomma che sono già montati sul fondo appunto del diffusore. Se li posizioniamo sulla nostra scrivania e la nostra scrivania è abbastanza leggera, potremmo rischiare di avere delle risonanze, cioè il basso diventa molto lungo e risuona. Quindi in questo caso dobbiamo andare a procedere a disaccoppiare i diffusori dalla nostra scrivania. Possiamo farlo attraverso dei disaccoppiatori appositi che vendono su Amazon, magari un piccolo pannello di fono assorbente o comunque qualcosa di morbido sotto i diffusori che vada proprio a disaccoppiare meccanicamente il fondo dei diffusori con la scrivania. Per quanto riguarda invece i toni medi alti, sono rimasto molto stupito perché sono entrambi molto dettagliati ma allo stesso tempo difficilmente affaticanti. Si riesce ad avere davvero un'ottima risoluzione dell'audio e a percepire anche i più piccoli difetti oppure suoni presenti in una traccia audio. Ovviamente tutto questo discorso è rapportato un po' al prezzo dei diffusori, che è molto contenuto, quindi in rapporto al prezzo il risultato secondo me è veramente stupefacente. Ovviamente non possono competere con monitor da studio di fascia superiore. Dobbiamo tenere presente però che l'ingresso ottico e anche l'uscita cuffie e il controllo del volume ci permettono di avere un'ottima versatilità. Infatti in generale i monitor da studio di questa fascia e anche di fasce più alte presentano semplicemente un ingresso di linea, quindi un ingresso bilanciato o sbilanciato. Dobbiamo poi andare a prendere una scheda audio, collegarli attraverso la scheda audio, si interfaccerà poi col computer, ci permetterà anche di regolare il volume. Una scheda audio di buona qualità però costa all'incirca come questi diffusori o forse di più. Invece con questi Vulcano Pro 4 possiamo tranquillamente fare a meno della scheda audio e avere un setup completo all'interno dei diffusori. Veniamo ora ai voti finali. Per la potenza ho dato un 9, infatti riusciamo a raggiungere delle buonissime impressioni sonore senza che i diffusori vadano in crisi. Per le misurazioni un 8,5, per il design un 9, per la versatilità un 8,5 e per il rapporto qualità-prezzo un 9. Per quanto riguarda il prezzo, questi diffusori si trovano su Amazon al costo di circa 110 euro, sono disponibili sia in finitura nera che in finitura bianca, allo stesso identico prezzo, ma sono riuscito a chiedere per voi alla Vulcano un codice sconto del 10%. Il codice sconto è valido sia sul sito di Amazon e sia sul sito della Vulcano. Trovate il codice sconto in descrizione al video, è uno sconto del 10%. Quindi il prezzo scende praticamente sotto ai 100 euro, il che rende questi diffusori a parer mio veramente un best buy. In descrizione al video, oltre al codice sconto, trovate anche il link Amazon di questi diffusori. Andate a controllare perché i prezzi su Amazon cambiano di giorno in giorno e non è detto che il prezzo che vi sto proponendo adesso sia ancora valido, visto che io registro i video un bel po' di giorni prima che vengano pubblicati. Vi ricordo inoltre che il link che trovate in descrizione è un link affiliato con Amazon, quindi se decidete di acquistare questi diffusori o qualsiasi altro prodotto su Amazon passando prima dal mio link, per voi il prezzo non cambia di un centesimo, ma Amazon mi riconosce una piccola percentuale che posso utilizzare per fare degli upgrade al mio canale. Uno di questi upgrade ad esempio è stato questo nuovo microfono che sto utilizzando, che ho utilizzato anche nel precedente video, che penso abbia migliorato di molto la qualità audio dei video. Grazie di aver visto il video fino alla fine, ti ricordo di lasciare un mi piace se il video ti è piaciuto, per me è davvero molto importante, e di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Grazie e al prossimo video.